Ciao a tutti, in questo breve video voglio darvi un piccolo consiglio su come poter organizzare le escursioni in montagna in sicurezza, soprattutto in primavera, quando dopo il lungo letargo invernale si ha tanta voglia di andare a camminare in montagna, ma non si conosce ancora bene lo stato dei sentieri e la situazione neve presente su di essi. Ma prima voglio dare un caloroso benvenuto a tutti i nuovi iscritti che sono approdati sul canale in quest'estate, e questo mi fa davvero piacere perché significa che apprezzate i video che realizzo. E niente, vi do giusto due informazioni su di me per chi ancora non mi conoscesse. Io sono Stefano Cerutti e vivo in provincia di Novara, e sul canale YouTube Frame per Second appunto vado a pubblicare diverse tipologie di video, soprattutto video legati alle mie escursioni in montagna e ai sentieri che vado a percorrere, in particolare in Ossola, in Valsesia, quindi nella zona nord del Piemonte, proprio al confine con la Svizzera. Detto questo, passiamo all'argomento di oggi. E il consiglio che vi voglio dare per organizzare le escursioni in massima sicurezza è quello di utilizzare i social network, in particolare Instagram e gli hashtag di Instagram. Praticamente, quando programmo un'escursione in montagna, per andare ad accertarmi sulle condizioni di quel determinato sentiero che voglio andare a percorrere, utilizzo gli hashtag di Instagram per trovare persone che siano già passate da quel determinato sentiero nei giorni precedenti e quindi capire attraverso le loro foto o contattandole direttamente se i sentieri che voglio andare a percorrere sono fattibili, sono percorribili e soprattutto se sono sgombri da neve. Ovviamente la parola d'ordine quando vado a chiedere queste domande alle persone individuate è la cortesia. Porgo sempre delle domande educate e vado dritto al punto delle informazioni che voglio ottenere senza far perdere troppo tempo alla persona selezionata. Utilizzo questo metodo ormai da 2 anni e devo dire che funziona molto bene, e soprattutto tutte le persone a cui mi sono rivolto mi hanno sempre risposto in maniera molto educata, e questo mi fa piacere perché significa che tra escursionisti c'è grande solidarietà, e se posso darti un'informazione utile per organizzare un tuo trekking in sicurezza lo faccio volentieri. Ad esempio, a inizio estate avrei dovuto andare a percorrere un sentiero in Valle Antrona, in Ossola, dove avremmo dovuto valicare un passo posto a 2600 metri di altitudine, il passo delle Coronette, e appunto non ero sicuro se al di là di quel passo, sul versante nord, ci fosse ancora neve oppure se il sentiero era percorribile. Quindi sono andato in Instagram e ho scritto i tag specifici riguardanti quella zona, quindi Valle Antrona, Passo delle Coronette, Bivacco Varese e Rifugio Andolla, e sono riuscito a individuare 2 persone che avevano percorso quel sentiero nei giorni precedenti. Grazie alle loro foto e contattandoli direttamente ho scoperto che appunto su quel versante nord era presente ancora tanta neve e quindi c'era un reale rischio di scivolamento e di slavine, e abbiamo rinviato l'escursione ad un periodo migliore, escursione che poi abbiamo fatto a metà agosto, e il sentiero era completamente sgombro da neve senza pericoli di quel tipo. Oltre alla neve mi è capitato di utilizzare questo metodo anche per recuperare altri tipi di informazioni, come ad esempio la disponibilità d'acqua vicino a un bivacco dove volevo fermarmi a dormire, e anche la situazione di un tratto attrezzato, quindi delle catene, di un sentiero nel Parco Nazionale Val Grande, e devo dire che tutte le informazioni che sono riuscito a recuperare mi sono sempre tornate molto utili. Bene, il video finisce qua, spero vi sia stato utile, e vi chiedo per favore se volete consigliarmi nei commenti come fate voi a reperire questo genere di informazioni, perché magari avete dei metodi che funzionano meglio del mio, e quindi vi sarei grato appunto se vorreste condividerlo con me e con tutte le persone che guarderanno questo video in futuro. So che ad esempio molti utilizzano siti web di meteo, oppure chiedono informazioni direttamente ai CAI locali o agli enti locali come i parchi nazionali ad esempio, ma molto spesso le informazioni specifiche di cui abbiamo bisogno non si riescono a reperire così facilmente neanche attraverso questi canali più famosi, chiamiamoli così, e quindi ho trovato questo metodo di Instagram molto utile e molto funzionale nel mio caso. Quindi grazie in anticipo, vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima avventura.